Allora, questo giorno della memoria è opportuno ricordare il manifesto della razza e la legislazione razziale emanate dal regime fascista nel 1938. Il manifesto della razza è un manifesto firmato da 10 professori universitari, 10 persone che si definiscono scienziati. Però il documento della razza non ha nulla a che fare con, anzi, fa a pugni con la conoscenza scientifica, le conoscenze scientifiche che abbiamo accumulato nel corso delle ricerche nel campo biologico, politico, sociale. Si esordisce in questo manifesto con l'affermazione che la razza è un concetto biologico, che le differenze tra le razze bianca, nera, gialla, rossa sono differenze evidenti e che hanno la loro radice in differenze di carattere biologico tra gli uomini. Quindi esiste una razza pura, che è quella ariana, da cui è derivata la razza italiana. Gli italiani sono una razza, le nazioni sono diverse da di loro perché appartengono a diverse razze. Però gli ebrei sono una razza inferiore, che appunto è una comunità di persone che non si è mai assimilata alla comunità italiana, alla razza italiana, e quindi la conseguenza è che gli ebrei sono diversi, si fa intendere che sono inferiori agli altri e devono essere esclusi dalla comunità nazionale. E la conseguenza ultima di questa affermazione è che non solo devono essere esclusi, ma devono essere eliminati. Di qui appunto l'applicazione di questi principi alla convivenza politica in Italia sono le leggi razziali. Le leggi razziali che appunto qui ho un manifesto, se probabilmente si riesce a vedere, che definisce i contenuti della legislazione razziale. Cioè, agli ebrei vengono vietate diverse cose, per esempio prestare il servizio militare, essere proprietari di aziende che interessano la difesa nazionale, non possono essere proprietari di terreni e di fabbriche, non possono avere dei collaboratori domestici di razza ariana e gli ebrei stranieri devono essere espulsi dall'Italia. Non si possono contrarre matrimoni misti, matrimoni tra ebrei e cristiani. Non vi possono essere ebrei nelle amministrazioni militari e civili, nel partito fascista, negli enti provinciali e comunali, negli enti parastatali, nelle banche, nelle assicurazioni, e quello che è più significativo, gli ebrei sono esclusi dalle scuole pubbliche. Ecco, questo preludio è il preludio poi alla decisione di deportare gli ebrei nei campi di concentramento, quindi di collaborare con la Germania nazista nello sterminio degli ebrei. Ecco, allora, questa teoria della razza non ha nessun fondamento scientifico. Si potrebbe dire che la causa
ciò che ha determinato questa teoria era appunto giustificare la persecuzione degli ebrei. E appunto, come è noto, all'inizio del Novecento era stata divulgato un documento, i protocolli dei signori di Sion, che aveva come obiettivo quello di dimostrare che c'era un assalto al potere mondiale della comunità ebraica. Appunto questo documento è stato usato poi dai tedeschi per mettere in evidenza il fatto che gli ebrei stavano complottando sulla base delle loro ricchezze contro il mondo e volevano impadronirsi delle leve del potere mondiale. E questo documento è stato dimostrato come una falsità che ha avuto origine da un poliziotto russo nel 1903. Ecco, quindi insomma una serie di falsificazioni storiche e scientifiche sono servite per giustificare la persecuzione e lo sterminio degli ebrei.